Zaino in sughero, made in Italy, Atelier di Gaia. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video, che ti ricordo non è sponsorizzato, acquisto i prodotti, non sono stata invitata dall'azienda a parlare bene o male appunto di questo brand, non sono pagata dalle lobby delle borse originali per poter parlare solo di borse originali e male delle borse contraffatte e malissimo delle persone che comprano borse contraffatte che andranno a finire nell'ultimo girone dell'inferno, abbandonate e punzecchiate da noi con le punte per mettere. Sì, ti ricordi quando compravi le borse pezzottate e facevi girare la criminalità organizzata? Te lo ricordi? Te lo ricordi? Che facevi chiudere gli artigiani e poi andavi a fare le manifestazioni per i diritti umani e poi compravi le borse pezzottate dai ragazzi sfruttati per strada, fatte da artigiani sfruttati nelle fabbriche, tutti i soldi al nero che servono per coprire i soldi degli omicidi e della droga? Detto questo, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube, così da schizzata, modello Joker. Qualche giorno che sono passati le notti degli Oscar e lui è stato pluripremiato, eccetera eccetera. Vabbè, comunque bentornato sul mio canale YouTube, il canale YouTube di questa sclerotica che parla di borse originali, purtroppo per te, e anche di brand non necessariamente di lusso. Parliamo anche di brand più importanti, ma vado sempre alla ricerca di nuovi brand, nuovi concept, nuovi modi di interpretare la moda e cercare di dare anche delle soluzioni un po' alternative a quella che è l'omologazione estetica che gira in questi giorni. Non sono una fashion blogger, anche se so che dal fisico e dallo stile tu l'avresti detto, e niente, in questo momento tragico che mi ricordo che non so perché sono qui e soprattutto perché voi siete così magnanime che mi seguite, che vi siete iscritti al canale. Se non l'avete fatto siete davvero le brutte persone. Insomma, con tutto questo, fra poco parleremo di una borsa Atelier di Gaia. Sigla! Sempre borse originali è fondamentale, lo ripeto fino allo sfinimento. Mi è venuta quella crisi isterica all'inizio per spiegare una cosa veramente che sottovalutano in tante, perché quando si parla di borse originali lo si accosta sempre ai brand del lusso. In realtà la borsa originale è una borsa che segue il mercato legale, che incentiva l'economia buona e che soprattutto viene prodotta alla luce del sole. Il problema è culturale, il problema non viene mai affrontato per quello che è, che molto spesso, un po' per ignoranza, un po' per superficialità, mettici pure che ci sono poche iniziative realmente informative che quindi ti dicono che è sbagliato comprare borse contraffatte, al di là del compra vero, compra falso, del tossico e di tutto il resto, è che veramente molto spesso ci sono persone che si avvicinano al falso e io so che magari sono persone che socialmente sono anche impegnate, quindi io trovo assurdo. È come uno che fa le battaglie per sconfiggere la fame nel mondo e poi costantemente tutti i giorni butta cibo, o come uno che è contro la guerra e poi produce armi. Cioè è una cosa allucinante questa contraddizione che c'è fra le persone. No, i diritti umani, no, si devono salvare gli animali, no, io sono animalista, no, so così, e poi ti compri le borse pezzottate dal ragazzo sfruttato, dalla criminalità cioè, io trovo assurdo e c'è bisogno sempre di ripetere. E in questo senso è importante anche che tu ti esponga con le tue amiche, con i tuoi parenti. Lo so che è difficile, perché socialmente è difficile dire guarda che stai facendo una cosa brutta a comprare le borse false, stai facendo una cosa che ci danneggia tutti quanti a lungo termine, e in un periodo di contrazione economica come questo, in un periodo in cui ci sono tanti problemi a livello sociale, poter essere anche socialmente utili e quindi dire che bisogna incentivare l'artigianato, il made in Italy, sostenere i brand che con tanta fatica attraverso i loro strumenti cercano di portare avanti dei concetti, è importante. In questo senso
mi sono approcciata a questo brand, perché ogni tanto poi scopro delle chicche anche su Instagram di brand medio piccoli che fanno delle creazioni davvero carine, e questo brand che appunto Atelier di Gaia mi ha incuriosito tantissimo. Così sono andata a guardare, ho guardato le sue creazioni e vende su Etsy. Sono andata lì su, ho comprato e adesso ti faccio vedere, poi torneremo in studio e guarderemo la borsa, cosa si dice sulla pagina di questo brand. Zaino Titari in sughero maculato, fatto a mano, sughero del Portogallo, cotone non sbiancato con cloro, cuoio conciato al vegetale. Tutto questo è ecosostenibile, te lo aggiungo io. Comodo, capiente e super organizzato. È uno zaino che si adatta perfettamente al tuo modo di vivere, alle giornate e al tuo stile. Ci dice che ha un tascone frontale esterno con chiusura zip, una tasca con zip sulla schiena, 2 tasche interne, al suo interno un moschettone con laccio lunghissimo che ti aiuterà a trovare le chiavi in un secondo ed usarle comodamente senza dover staccare il moschettone. Mitica. Andiamoci a guardare se corrisponde a tutto quello che c'è scritto sul sito. Questo articolo l'ho pagato 100 euro più 7 euro di spedizione. Andiamo ad aprire. Mi è arrivato nell'arco di una settimana più o meno. Allora, ti faccio notare una cosa, tranne questo che è del corriere, i corrieri si adegueranno, questo è scotch carta, imballato nella carta. Adesso, se non mi fa sorprese, dovrebbe esserci tutto, che bene o male sostenibile e non c'è plastica. Mi stavo per accoltellare con la punta, ve lo voglio dire. Andiamo ad aprire questo magnifico fiocchettino. Mi piace tanto questo concept. Io credo che l'importanza e il valore di una borsa, di un brand e tutto il resto sia anche nel come gestisce tutto quello che c'è all'esterno, dalla storia, da come si mostra sui social, da come impacchetta il prodotto, da come cura la clientela. È tutto importante, però fammi sapere anche tu se per te queste cose sono importanti o sono io che sono malata di mente. Oh, che meraviglia! Cara Ornella, grazie di cuore per aver scelto una delle mie creazioni. A presto Sara. Borse fatte a mano, i protagonisti sono sughero e pelle. Il packaging, il mio contributo plastic free. Top. 10 e lode. Manutenzione, si pulisce con il classico panno in microfibra, utilizzare solo acqua, se necessario aggiungere pochissimo sapone delicato. Questi sono brand che devono fare da esempio ai brand più fighi, quasi insomma una logistica buona, quindi chi al nord, al sud, a est, a ovest, cerchiamo di comprare questi brand qui. Poi c'è tutto il progetto sughero, ovviamente provo ad inserirtelo nell'articolo che troverai poi sul mio blog, ti lascio il link qui sotto. C'è questa bellissima mollettina con questo cuoricino e ci sono, chi da piccolo non ha preso in mano questo fiore e soffiandolo ha espresso un desiderio? E in questo momento della mia vita molto particolare, che è molto importante per me anche ricordarmi tutti i momenti belli di quando uno è piccino, e non lo dico solo perché sto facendo vecchiarella, ma perché è un periodo molto difficile, mi prendo questo prezioso consiglio e soffio esprimendo un desiderio che non è semplicemente di passare questo periodo brutto, ma fare in modo, e lo dico ad alta voce, che questo periodo brutto che sto vivendo io e un po' poi a largo giro tante persone che mi sono attorno passi e diventi un'opportunità. Ma adesso passiamo al momento emotivo. Bellino questo sughirino, una figata pazzesca, e andiamoci a guardare lo zaino. Da! Che bello odore. No vabbè ragazzi, io lo amo già. A parte, allora facciamo vedere un attimo, faccio vedere lo spazio interno, la sensazione morbido, vellutato al tatto, questo aspetto un po' ruvido però soffice, questo profumo buono, questi colori così caldi,
C'è una tasca anteriore, come diceva, che è questa qui, che è bella spaziosa, che ti faccio vedere, e poi ci diceva che c'è una tasca posteriore. Bellissima l'idea, il concetto di fare queste lampe e queste tasche così belle spaziose, perché permettono di mettere cose più voluminose. Mi piace molto anche questa versione rettangolare che va molto su più largo, non troppo corto ma più largo. Credo che sia stato studiato anche per la questione del reggere e infatti penso che sostenga notevolmente. Mi piace, mi piace. All'interno c'è il logo, sto cominciando a guardare un po' le rifiniture. È un cucito e risvoltato, quindi o comunque rimboccato, quindi tu non vedi molta tintura ma vedi questo cucito e rimboccato, significa che viene fatto col materiale. Facciamo conto che se fosse così sarebbe praticamente tinta a costa, ok? Quindi se ci fosse la tintura qui tu vedresti la pelle, il sughero, il materiale e la tintura. Invece questo è rimboccato e comunque o in alcuni casi viene incollato e messo così o altrimenti viene cucito e quindi poi quello che vedi è questa sorta di bombatura che poi può essere più stretta se viene incollata appunto e rimboccata o magari più bombata e questo può essere un cucito e risvoltato o qualche altro tipo di lavorazione. E mi piace ogni tanto farti capire le cose in modo che quando guardi pure i prodotti le guardi con più consapevolezza. Un concept che mi piace tantissimo negli ultimi anni è il fatto di lasciare il pellame nudo e quindi gli spessori, le porosità, tutto quello che è l'imperfezione anche dal punto di vista, ecco, dei pelucchi, come li possiamo definire, vengono lasciati liberi di poter esprimere la naturalezza anche del pellame con appunto con questa versione un po' grezza, naturale, vegetale, questa concia vegetale molto molto bellina. Mi piacciono molto anche gli accessori e il colore e gli abbinamenti, davvero fantastico anche questo tipo di sughero che ha questo diciamo dorato che lo evidenzia ancora di più, che evidenzia tutte queste venature, davvero un bel prodotto. All'interno andiamo a trovare appunto quel gancetto che ci ha detto per le chiavi, che è lunghissimo e ci permette appunto di non perdere le chiavi e nel testo di utilizzo sicuramente lo utilizzerò. All'interno nella parte posteriore vado a tirare fuori tutta la fodera. Nella parte posteriore troviamo delle tasche, appunto un portacellulare o comunque dei taschini per poterci mettere le cose. Dall'altro lato invece è completamente semplice, ha un manichetto così, quindi lo possiamo portare sia a spalla così appunto che a mano. Devo essere sincera, mi sta conquistando già dalla prima impressione. Prima di darti i voti ti voglio dire che è importante, ha un prezzo comunque per qualcuno definito alto, però pensa un po' che negli ultimi anni con queste maledette borse parallele, quindi la gente è portata a spendere 100, 150, 200 euro per comprare una borsa falsa, perché poi voglio approfondire, sto cercando di approfondire anche per iscritto questa cosa, le borse parallele sono false ragazzi, sono truffe, però poi ve lo spiego più in là. Detto questo, è fondamentale cercare di sostenere i brand che ci mettono tanto, cioè per fare una borsa del genere c'è tanta ricerca alle spalle, c'è tanto ingegno ed è bello ripagare l'ingegno, l'impegno di una persona che sta lì nel laboratorio a Verona a cercare di sbarcare il lunario e di far comprendere un certo tipo di prodotto cercando di portare anche innovazione, perché una cosa che si pensa sia scontata è proprio l'innovazione. Io trovo fortemente innovativo un certo tipo di prodotto, quindi io per 100 euro sento che è importante dare valore ai soldi ed è importante anche indossare prodotti di valore anche dal punto di vista di ricerca che c'è dietro. Voti. Per la tintura il mio voto è 0 perché non c'è, quindi dicevamo che ha tutte queste parti nude. Per le cuciture, laddove si vedono tipo qua dietro, si può vedere che sono fatte bene, ma si rivede anche da come insomma la borsa è strutturata. Il mio voto è 4. Per
le rifiniture il mio voto è 5+. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 5. Per la valutazione utilità il mio voto è 4. Ovviamente vedremo cosa riesco ad infilarci in questa borsa, e sicuramente per me questo brand è stra promosso e mi aspetto tantissimo anche dall'utilizzo. Non so se conoscevi questo brand, conosci altri brand che fanno molta ricerca, molte di nicchia, perché adesso sto diventando sempre più, come dire, inceppata su questa cosa. Per me è fondamentale trovare dei brand che abbiano studio, particolarità. Mi piacciono molto i nuovi designer, mi piace molto sostenere con i miei soldi e con il mio impegno e questa un po' di visibilità che ho attraverso i social bei progetti. È ovvio che nel peregrinare, nel lungo peregrinare della mia vita, non incontro solo brand così belli, qualche volta li bocciamo, qualche volta li promuoviamo, qualche volta dopo il riutilizzo di qualche anno li riutilizziamo e riproponiamo delle cose in maniera diversa. È importante comprare sempre borse contraffatte, e più vado avanti e più ovviamente il mio livello di esigenza si alza. Quindi per me la borsa è promossa, noi ci vediamo al prossimo video. Iscriviti al canale, condividi, mettimi un mi piace, fai qualche cosa, dammi un abbraccio, vienimi a trovare a Napoli, prendiamoci un caffè, lo faremo prima o poi, c'ho in mente qualcosa. Ciao da Ornella.